The title is Disease Related to Body and Soul, the Social Stigma of Mental Illness in the Art of Vanessa Baird. La malattia relata al corpo e all'anima, lo stigma sociale della malattia mentale nell'arte di Vanessa Baird. Presentano Ida Bergli e Ida Mari Kristiansen, che sono studentesse di Masters in Arte nella Società a Oslo e Università Akershus. So we are going to present some works by Vanessa Baird, a Norwegian contemporary artist. And first we're going to talk about the artist in general and then look at some works from a book that she has published. And this book, You Can't Keep a Rabbit Down, and it contains various illustrations for adults. And then we will focus on a trio of monumental paintings that she was commissioned to make for the government buildings in the city center of Oslo, and the debate around this, which can be connected to the social stigma of a troubled mind or a sick body. Vi presenteremo alcune opere dell'artista norvegese contemporanea Vanessa Baird. Dopo un'introduzione generale su di lei, esamineremo alcune sue opere da un libro da lei pubblicato intitolato You Can't Keep a Good Rabbit Down, non puoi tenere un buon coniglio sottomesso, in cui troviamo varie illustrazioni per adulti. Passeremo poi ad un trio di quadri monumentali che le sono stati commissionati per degli edifici statali nel centro di Oslo e il conseguente dibattito che può collegarsi allo stigma sociale di una mente travagliata o di un corpo malato. So Vanessa Baird lives and works in Oslo. She has taken her art education both in Oslo and in London, and she specializes in drawing and painting with watercolor. As you can see in this next image, this work from 2002 is called I Prefer Not. It represents several elements which are typical for Baird. Her lines are simple and she uses somewhat neutral colors. One would say that her use of color is quite gentle and well thought out. And she often combines several drawings, almost like a collage of small stories that all are connected to each other. And since using her own experience and her own understanding of the world in her art, the art and artist are closely connected, and makes a point out of how the mind and body are inseparable. If the mind and body are inseparable, we cannot hide away the different aspects. Vanessa Baird vive e lavora ad Oslo. Ha studiato arte a Oslo e Londra. È specializzata in disegno e pittura ad acquerello, come potete vedere in questa immagine. Questa opera è del 2002 intitolata I Prefer Not, preferisco di no. Rappresenta vari elementi tipici di Baird. Le sue linee sono semplici, i suoi colori tenui. Si potrebbe dire che il suo uso del colore è gentile e ben costruito. Spesso combina parecchi disegni, quasi come un collage di piccole storie relate l'una all'altra. L'artista utilizza le sue proprie esperienze e il suo modo di capire il mondo nelle sue creazioni. Poiché l'arte e l'artista sono strettamente connesse, Baird mette in rilievo come la mente e il corpo sono inseparabili. Well, the next, you can't keep a good rabbit down. Non puoi tenere un buon coniglio sottomesso. These illustrations address topics such as disease, loneliness, self-pity, self-destruction, depression, and mental illness. One can argue that Baird is inspired by Munch's gloomy and dramatic motives, but she takes it a step further. One can say that she explores with boundaries and allows her work to be more abstract and more grotesque. Even though the illustrations are based on reality, it does not mean they are all real.
They are inspired by real experiences and feelings, but lie somewhere between their own reality and fiction. She portrays human decay and waste in a caricature-like manner, which can be tied to the Irish absurdist Samuel Beckett and the satire, fantasy and grotesque literature of François Rabelais. Queste illustrazioni trattano di malattia, solitudine, autocommiserazione, autodistruzione, depressione e malattia mentale. Si potrebbe dire che Baird è influenzata dai motivi cupi e drammatici di Munch, ma lei li libera da quei limiti. Possiamo affermare che Baird esplora nuovi confini e permette alle sue opere di essere più astratte e grottesche. Anche se le illustrazioni si basano sulla realtà, non vuol dire che sono tutte reali. Si ispirano ad esperienze e sentimenti vissuti, ma si collocano tra la loro stessa realtà e finzione. Raffigura il decadimento corporale e i rifiuti fecali in modo quasi caricaturale, da rapportare all'assurdo di Samuel Beckett e alla satira, alla fantasia e letteratura grottesca di François Rabelais. Home is where my mother is. The first chapter in the book addresses topics such as disease, postpartum depression, and mental illness. Here you see a mother dressed up for a ball, even though she's just watching the cows. The other drawings show a mother who's passed out behind her baby. It's clear that she doesn't take responsibility for her child, and that she lacks a mother's affection and care. There's also a contrast between the aging body and the youthful clothing of the baby, which may be an expression for feminine vanity and the loss of the youth that is never coming back. Il primo capitolo del libro si intitola Casa è dove è mia madre. Queste illustrazioni si rapportano alla malattia, alla depressione postpartum e alla malattia mentale. Qui vediamo una madre vestita per una grande festa da ballo, anche se sono le mucche la sua occupazione. Gli altri disegni mostrano una madre svenuta dietro il suo bimbo. È chiaro che questa madre non sente la responsabilità del figlio e che non è dotata dell'affetto e cura materni. Il contrasto è tra il corpo invecchiato della madre e i vestiti colorati del bambino, che potrebbero essere espressione della vanità femminile e della perdita della gioventù che non tornerà mai più. When did you ever walk into a house and seen somebody under a bed? Ti è mai capitato di entrare in una casa e vedere qualcuno sotto un letto? In her upbringing, Vanessa Baird was marked by frequent visits to the hospital because she was suffering from a chronic illness. And it may be, or it may seem like her experience with healthcare was traumatizing, because the illustrations show both suspense and fear. And the adult lying on the floor in the sick room may indicate that it was the adults who didn't cope with the situation at the hospital, and that the child had to depend on strangers. La fanciullezza di Vanessa Baird è segnata da frequenti visite all'ospedale perché soffriva di una malattia cronica. Sembrerebbe che le sue esperienze con il sistema sanitario fossero traumatizzanti, a giudicare dalle illustrazioni in cui vediamo suspense e paura. L'adulto sdraiato a terra nella camera d'ospedale potrebbe indicare che gli adulti nella sua vita non erano capaci di gestire la situazione e che la bambina dovesse rivolgersi a sconosciuti. And in these illustrations, Baird also addresses loneliness. The small naked woman is surrounded by hospital staff and led by an authoritarian physician. And looking back at the previous drawings of the mother and child and the lack of the adult role models, one can imagine that she has struggled to create positive relations with adults.
and one can also say that the mental illness of the mother has passed down to the daughter, in terms of social anxiety, depression, and also maybe hallucinations. Anche in queste illustrazioni Baird dipinge la solitudine. Questa figurina, questa piccola donna nuda, è circondata da personale ospedaliero capeggiato da un medico autoritario. Se riguardiamo il precedente disegno di madre e bambina e la mancanza di modelli adulti, si può immaginare che la donna cerchi disperatamente di crearsi relazioni positive con adulti. Si potrebbe anche dire che la malattia mentale della madre è passata alla figlia per quanto riguarda ansia sociale, depressione e probabilmente allucinazioni. I felt a sort of homesickness for myself. Ho sentito una sorta di nostalgia per me stessa. Baird addresses topics of loneliness, alienation towards society, depression, as you can see in these illustrations. Baird ci parla della solitudine, alienazione dalla società, depressione, come possiamo vedere da queste illustrazioni. Here we see someone hiding away from the world in bed. The person is wallowing in self-pity and lacks the motivation and enthusiasm to confront the reality. A man and woman are lying in bed together, and we are drawn into a private situation that is revealing and fragile. They are both naked, which can indicate a desire for affection and intimacy, but it's clear that there is a barrier between them and that the necessary communication has failed. Baird shows the body as weak and reminds us of our bodily presence and mortality. Vediamo qualcuno che si nasconde dal mondo in un letto. La persona si crogiola nell'autocommiserazione, mancanza di motivazione ed entusiasmo ad affrontare la realtà. Un uomo e una donna sono nel letto insieme. Siamo attirati in una situazione privata, fragile, che dice molto. Sono ambedue nudi, che indica un desiderio di affetto e intimità. Ma è chiaro che c'è una barriera tra i due e che la necessaria comunicazione è fallita. Baird mostra la debolezza del corpo e ci ricorda della transitorietà del corpo e della mortalità. This woman bears close resemblance to Vanessa Baird. She's scowling at something and looks defensive. She's backed up into a corner naked. Why is she illustrated this way? She may represent a woman who's affected by the pressure of today's society when it comes to own expectations concerning looks and overall achievements in life. This reflects in her mind and gives her an unrealistic self-image. Today's focus on health and exercise and mastering the personal and the work life can be a challenge. Questa donna assomiglia molto a Vanessa Baird, il suo cipiglio è di rimprovero verso qualcosa ed appare sulla difensiva. È schiacciata in un angolo, nuda. Perché è illustrata così? Potrebbe rappresentare una donna che soffre della pressione della società di oggi quando si tratta delle proprie aspettative sull'apparenza e raggiungimenti o successi nella vita. Questo si riflette nella sua mente e le dà un'immagine non realistica di se stessa. Oggi la concentrazione sulla salute e ginnastica e il dominio sulla vita personale e professionale possono essere grandi sfide. Me, my father, and somewhere else. Io, mio padre e qualche altro posto. Baird engages us by using experience and motives that are universal and recognizable to many, and that can be taboo to talk about. In this chapter, she has illustrations that are both grotesque and sexual, which can indicate incest or abuse. But we have chosen not to focus on this, but we wanted to mention it since these type of actions are closely connected to the mental illness. Or related to mental illness. Baird ci invita ad affrontare esperienze e aspetti universali e riconoscibili da molti e di cui è tabù parlare.
In questo capitolo ci sono illustrazioni al tempo stesso grottesche e sessuali che possono indicare incesto e abuso. Abbiamo scelto di non soffermarci troppo su di queste, ma abbiamo voluto accennarle perché sono azioni strettamente relate alla malattia mentale. So even though this image isn't grotesque, it may indicate that something isn't quite the way it should be. And the person sitting at the desk also reminds us of Vanessa. And this gives us the feeling that it's in fact a portrait of the artist as an individual. Or maybe it's autofiction, like Turid mentioned, which was Munch's way of making his art by using his life and his experiences. And Baird uses the little things from her everyday life and combines them with the big stories and events, just the way we experience life and the way we perceive people around us. Anche se questa immagine non è grottesca, potrebbe indicare che qualcosa non è come dovrebbe essere. La persona seduta alla scrivania ci ricorda di Vanessa, ci dà la sensazione che l'arte infatti ritrae l'artista come individuo. O forse è autofinzione, che come abbiamo detto prima è il modo in cui Munch ha usato la propria vita ed esperienze nel creare la sua arte. Baird utilizza le piccole cose della vita ordinaria e le combina con grandi storie ed eventi, proprio come noi viviamo la vita e percepiamo gli altri intorno a noi. The gift of therapy. Il dono della terapia. The disparity in pain that is communicated can be experienced as acute and intrusive. Baird embraces all the emotions, sorrows, and faults of the human lives. She shows that there is a connection between the body and the mind, and that those elements cannot be separated. It seems likely that people hold negative and stereotypic attitudes towards people with mental illness. From a young age, children refer to others as crazy or weird. These terms are used commonly throughout adulthood as well. These negative attitudes may manifest themselves as social distancing from people with mental illness. This may result in a feeling of isolation and loneliness, and have the potential to worsen the well-being of the mentally ill. Il dono della terapia. La disparità e il dolore che ci vengono comunicati possono essere acuti e intrusivi. Baird abbraccia tutte le emozioni, i dispiaceri e i difetti della vita umana. Ci mostra che esiste una connessione tra il corpo e la mente e che questi elementi non possono essere separati. Appare evidente che molta gente ha atteggiamenti negativi e stereotipati verso coloro che sono afflitti da malattia mentale. Perfino i bambini chiamano i malati di mente pazzi, strambi. Questi termini sono comunemente usati anche dagli adulti. Tali atteggiamenti negativi si manifestano come un modo per mantenere la distanza dai malati di mente, creando sentimenti di isolamento e solitudine con il potenziale di aggravare la situazione dei malati. One can understand the art of Vanessa Baird the way we understand the world and the people in it. Vanessa shows us that the small, seemingly insignificant stories is just as important as the big ones to understand the complex world and to place ourselves in it. She does not avoid the unpleasant and ugly aspects of life in her art, but confronts us with the deep, unsettling feelings that are just as provoking as they are uncomfortable. The feeling of discomfort as well as the destructive elements are recurring in the art of Vanessa Baird. There is a collapse of decency. Possiamo capire l'arte di Vanessa Baird così come possiamo capire il mondo e gli altri. Vanessa ci mostra le piccole, insignificanti storie come se fossero importanti quanto le grandi storie, per penetrare la complessità del mondo e metterci al centro di esso.
non evita gli aspetti brutti e spiacevoli della vita nella sua arte, ma ce li fa affrontare con sentimenti profondi e sconvolgenti che sono tanto provocanti quanto scomodi. Tanto i sentimenti scomodi quanto gli elementi autodistruttivi ricorrono spesso nell'arte di Vanessa, il collasso della decenza. So we have now reached the second part of our presentation, where we will address discourse around art in public space connected to the art of Vanessa Baird. As a respected artist, well known for her experience and expression, Vanessa Baird was in 2010 commissioned to make 3 monumental paintings for the Department of Health in Oslo. She made The Light Disappears, If Only We Close Our Eyes, and for a long time I went early to bed. But before the third painting in the series was finished, To Everything There Is a Season, the Department of Health decided that they didn't want the pictures or the paintings. This because the employees in the building felt that the last piece gave strong associations to the terror tragedy of the 22nd of July 2011. Siamo così arrivati alla seconda parte della nostra presentazione, dove rivolgiamo il discorso alle opere di Vanessa Baird in luoghi pubblici. Come artista rispettata e conosciuta per la sua espressione, nel 2010 a Vanessa Baird furono commissionati 3 quadri monumentali per il Dipartimento della Sanità di Oslo. I suoi quadri sono La luce scompare se solo chiudiamo gli occhi e per molto tempo sono andata a letto presto. Ma nel 2013, prima che il terzo quadro fosse finito, intitolato Per ogni cosa c'è una stagione, il Dipartimento della Sanità dichiarò di non volere più i quadri. Questo perché gli impiegati del Dipartimento sentirono che il terzo quadro fosse troppo associato con il terrore del 22 luglio 2011. Almost 4 years ago, a Norwegian right-wing extremist placed a car bomb in the government quarter in Oslo. Before he went out to a small island where there was a summer camp for youth members of the Social Democratic Labour Party. He was dressed as a cop and was carrying a semi-automatic rifle. This is the island. And altogether, the terrorists killed 77 people that day, 8 people in the government quarter and 69 at the summer camp. It's not hard to imagine that it must be tough for the employees in the government buildings to be reminded of this event on a daily basis. Circa 4 anni fa un estremista di destra mise una bomba in un palazzo del governo a Oslo, prima di andare in una piccola isola dove c'era una colonia estiva per giovani membri del Partito Socialista Democratico, il Labour Party. Era vestito da poliziotto e portava un fucile semiautomatico. Il terrorista uccise 77 persone quel giorno, 8 impiegati statali e 69 della colonia estiva. Non è difficile immaginare quanto duro fosse per gli impiegati del Dipartimento della Sanità doversi ricordare ogni giorno della tragedia. After the rejections of the paintings, there's been an intense debate in media concerning art and the intention of art. What right do the people working in the building have to reject the art? Who decides how to interpret art? And is it the viewer or the intention of the artist that is the most important? Dopo che i suoi quadri furono rifiutati, ci fu un intenso dibattito tra i media riguardo l'arte e le intenzioni dell'arte. Gli impiegati avevano alcun diritto a rifiutare il quadro? Chi decide come interpretare l'arte? Conta di più l'intenzione dello spettatore o quella dell'artista? Vanessa has stated that the Department of Health does not own the 22nd of July. She has said that, of course it's sad that the employees feel traumatized, but can 2 departments decide over the art?
She has pointed out that during the period of creation, she never received any objections from the commissioner, Corpo Art in Public Space, and that she was given total freedom to create what she wanted. She has made it clear that the themes of the paintings are connected to her own experiences in life. She understands that the paintings can be read in different ways, but she questions why the dominating interpretation of the painting is connected to the 22nd of July, when some of the elements just as easily could be symbols of bureaucracy, like the flying papers from the building. Vanessa ha dichiarato che il Dipartimento della Sanità non è proprietario del 22 luglio. Cito: naturalmente è triste che gli impiegati si sentano traumatizzati, ma possono due dipartimenti decidere sull'arte? Fine della citazione. Vanessa ha sottolineato che durante il periodo della creazione dei quadri non ha mai ricevuto alcuna obiezione dal commissionante Curo Arte in Spazi Pubblici e che le era stata data totale libertà di creare quello che lei voleva. Vanessa ha sottolineato che i temi dei suoi quadri sono relati alle sue proprie esperienze di vita. Lei sa bene che i suoi quadri possono essere interpretati in modi differenti, ma le resta difficile capire che l'interpretazione dominante sia connessa al 22 luglio, quando certi aspetti potrebbero benissimo essere simboli di burocrazia, come carte che volano via dall'edificio. The question if one could rightfully separate the works has circled in the media. After much debate, Baird agreed that the third piece could hang in a prestigious public art gallery in Oslo called the Artist House. Why was the artwork accepted in this context? The gallery represents the art world, and within the white cube, people have different understandings of what art could or should be. Problematic themes are therefore more accepted and tolerated. This raises several questions of art's connection to society. Should art be autonomous? Being autonomous, is it possible to separate it into pieces and take it out of context? Or should the entity and connection between the works and the links to society define the art? Tra i media circolò l'ipotesi che i tre quadri potessero essere separati. Dopo molti dibattiti, Baird concesse che il terzo quadro fosse esposto in una prestigiosa galleria d'arte pubblica a Oslo chiamata la Casa dell'Artista. Perché questo quadro fu accettato in questo contesto? Questa galleria espone arte da tutto il mondo e nel cubo bianco la gente ha una differente comprensione di cosa è l'arte o dovrebbe essere. Certi temi problematici sono quindi più accettati o tollerati, il che pone molte domande sulla relazione arte-società. L'arte dovrebbe essere autonoma? Se è autonoma, è possibile spezzettarla e portarla fuori contesto? O l'arte deve essere definita dall'entità e dalle connessioni tra le opere e la società? In regards to what role art should play in relation to the rest of the society, one can claim that there has been a development in the society regarding art. There is a gap between the art world and the public. The opinions of the art elite or the artists themselves are no longer as current, because the interpretations of the majority of the public must be taken into account. The people demand to be heard. And the result of this discussion is that the two first paintings remain in the health department, and the third painting got a permanent placement in the Department of Culture. Per quanto riguarda che ruolo l'arte dovrebbe rivestire nel resto della società, si potrebbe affermare che ci sia stato uno sviluppo nella società riguardo l'arte. C'è una distanza tra il mondo dell'arte e il pubblico. Le opinioni dell'elite dell'arte o gli artisti stessi non sono più molto attuali, perché le interpretazioni della maggior parte del pubblico devono essere considerate. Il pubblico esige di essere ascoltato.
Il risultato di tanto dibattito fu che i primi 2 quadri rimangono nel Dipartimento della Salute, mentre il terzo ha un posto permanente nel Dipartimento della Cultura. This work has been much debated because of its controversial theme connected to trauma and human suffering. Should art concerning problematic and difficult themes be silenced or toned down when it's going to be displayed in public? This has a connection to other aspects in the society, where there is a tendency to hide away the uncomfortable elements in life. And here we can draw parallels between the art of Munch, Melgaard, but also Baird, all of which deals with themes such as disease, trauma, and mental illness, which have all caused controversy and debate. So could we maybe say that the mental illness and trauma is taboo today, the same way illness as tuberculosis in the last century and AIDS in the 1980s was? Il dibattito su questo quadro è stato acceso a causa del tema controverso del trauma e della sofferenza umana. L'arte che affronta temi problematici e difficili dovrebbe essere silenziata o attenuata se esposta in luoghi pubblici? Dipende da altri aspetti della società. C'è una tendenza a nascondere gli aspetti scomodi della vita. I paralleli tra l'arte di Munch, Melgaard e Baird in questo contesto sono inevitabili. Tutti hanno a che fare con malattie anche mentali e traumi che accendono controversie e dibattiti. Potremmo forse affermare che malattie mentali e traumi oggi sono tabù come nello scorso secolo furono la tubercolosi e più recentemente l'AIDS negli anni '80? This presentation has not only been about the sick body, but the social stigma in society and the connection to mental illnesses have been consistent. It is a difficult theme because mental health is so extensive. The artist uses her own experiences with disease and mental illness in her works. The art portrays how the body is a part of the natural cycle and contradicts the society's ideals of health and normality. The public interprets her works through their own experiences, and therefore it can bring back mental trauma of the beholder. The art of fiction in Baird's works show that the body and mind are inseparable, and it is the same when it comes to life. One cannot avoid uncomfortable aspects, and maybe this understanding can create a better connection between art and society. Questa presentazione non ha solo trattato il corpo malato, ma soprattutto l'insistenza sulla connessione tra malattia e stigma sociale. È un tema difficile, anche perché la salute mentale è un soggetto così vasto. L'artista utilizza la sua propria esperienza con la malattia e la malattia mentale nelle sue opere. L'arte descrive come il corpo fa parte del ciclo naturale e contraddice gli ideali della società sulla salute e sulla normalità. Il pubblico interpreta le sue opere attraverso le proprie esperienze, facendo venire in superficie i propri traumi mentali. L'autofinzione nelle opere di Baird mostra che il corpo e la mente sono inseparabili, proprio come succede nella vita. Gli aspetti scomodi non si possono evitare e forse è questo tipo di comprensione che può creare una migliore connessione tra arte e società. Thank you.